Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Oggi voglio parlarvi della differenza tra i verbi sapere e conoscere, poiché i loro significati a volte si confondono. Ho pensato di fare questa puntata per evidenziare chiaramente quali sono i casi in cui si usa l'uno e quali sono i casi in cui si usa l'altro verbo. Ovviamente vi darò un po' di esempi per aiutarvi a capire meglio. Voglio cominciare con i casi in cui questi due verbi hanno significati completamente diversi. Iniziamo con il verbo sapere. Il primo caso, in cui usiamo il verbo sapere, è come uno dei verbi servili, insieme a dovere, potere, volere, così da acquisire il significato di essere capace di fare qualcosa oppure essere in grado di fare qualcosa. Parliamo quindi di una conoscenza pratica. Sapere fare qualcosa. Luca non sa andare in bicicletta, quindi Luca non è capace di andare in bicicletta. Sergio non sa cucinare. Sergio non è capace a cucinare. Da questi esempi capiamo che si tratta di una conoscenza pratica. Dall'altra parte abbiamo il verbo conoscere, che dobbiamo usare quando parliamo di persone. Questo uso è molto chiaro. Questo uso del verbo conoscere, per quanto riguarda le persone, è molto chiaro se si pensa alla formula piacere di conoscerti o conoscerla, quando si incontra una persona e si entra in un rapporto con questa persona. Perciò la si conosce. Quindi, per esempio, conosci Maria? No, non la conosco. In questa situazione, quando parliamo di persone, è sbagliato usare il verbo sapere. Con le persone si usa solo il verbo conoscere. Abbiamo visto due significati molto diversi dei verbi sapere e del verbo conoscere. Quindi, in questi due casi, i due verbi non si confondono, perché sapere indica una conoscenza pratica, quindi saper fare qualcosa, essere in grado di fare qualcosa o capace di fare qualcosa, mentre conoscere indica una conoscenza diretta di una persona. Adesso veniamo alla parte più difficile, cioè le situazioni o la situazione in cui sapere e conoscere possono essere confusi perché entrambi hanno a che fare con una conoscenza. Entrambi i verbi hanno a che fare con l'espressione la conoscenza o il sapere di un gruppo di informazioni. Anche qui c'è una differenza, perché il verbo sapere lo attribuiamo ad una conoscenza passiva, mentre il verbo conoscere lo attribuiamo ad una conoscenza attiva. Sembra difficile, ma in realtà non lo è. Allora, vediamo degli esempi della conoscenza passiva con il verbo sapere. Sara non sapeva che venissi alla festa. Sai perché il parrucchiere ha chiuso oggi? Non so come fare senza occhiali da vista. Ancora non so quando sarà la data dell'esame. Non so se mi prendi in giro o fai sul serio. Nel caso di questi esempi abbiamo visto che la frase in cui c'è il verbo sapere è sempre seguita da una subordinata, introdotta da che, da come, da quando, eccetera. Sapere, in questo caso, è molto più utilizzato di conoscere, perché ovviamente i casi in cui siamo esposti ad una conoscenza passiva sono molto più numerosi dei casi in cui possiamo dire di essere esposti ad una conoscenza attiva. Vediamo degli esempi con conoscere per quanto riguarda la conoscenza attiva. La mia amica conosce molto bene lo spagnolo, perché lo studia da quando era piccola. Conosco molto bene le opere giovanili di Pascoli, perché le ho studiate approfonditamente. Luca non conosce i motivi del comportamento di Sara, non ne è a conoscenza. In questi esempi
avete un tipo di conoscenza che è attiva e cosciente, cioè frutto di approfondimento, di studio, di letture, eccetera. Se io dico io conosco bene le opere di Pascoli perché le ho studiate approfonditamente, è molto diverso dal dire o dal chiedere sai a che ora apre il parrucchiere oggi? È una conoscenza passiva, perché non è frutto di lettura, studio, approfondimento, comprensione, dialoghi, eccetera. Se sai a che ora apre il parrucchiere, è perché sei passato davanti e hai visto gli orari di apertura e chiusura. La situazione in cui è più facile confondere i due verbi, sapere e conoscere, è quando si tratta di un gruppo di informazioni. Il verbo sapere, in questo caso, è molto più utilizzato rispetto al verbo conoscere. Tutto dipende da come è stata acquisita questa informazione, se in modo attivo o se in modo passivo. Se in modo passivo usiamo il verbo sapere, se in modo attivo perché è frutto di studio, approfondimento, lettura, eccetera, usiamo il verbo conoscere. Questa è una spiegazione di come usare il verbo sapere e il verbo conoscere nel modo corretto. Spero vi sia d'aiuto. Siamo giunti alla conclusione di questo episodio. Vi suggerisco di riascoltare più volte questa puntata, perché ho utilizzato delle frasi e delle parole un po' articolate, non subito intuibili al primo ascolto. Come sempre, ricordo che se avete domande, se avete ancora dei dubbi, potete scrivermi su HelloTalk, oppure lasciare un commento audio tramite Anchor. Tutti i link li trovate in descrizione. L'argomento affrontato oggi non è difficile. Nulla è difficile. Dovete solo ragionarci un po'. Ok? Vi ringrazio molto per aver ascoltato questo podcast. Ci sentiamo nel prossimo episodio.